Ciao riders e bentornati sul canale di Bikes for Eddie, io sono Eddie e nel video di oggi vi voglio dare un piccolo consiglio dedicato a tutti coloro che posseggono la mia moto preferita. Se seguite il canale da un po' di tempo sapete perfettamente che io ho un debole per tutte le moto made in Noale, le Aprilia, e tra tutte ce n'è una che davvero mi fa battere il cuore più di tutte le altre. Si tratta della SXV 450 o 550. La moto è un modello davvero molto particolare, quello che mi piace di più di questa moto è sicuramente il motore. Un bicilindrico a V di 77 gradi, 450 o anche 550 cm3. Il progetto, pensato e voluto da Ampelio Macchi, è qualcosa di davvero rivoluzionario. È nato nella metà degli anni 2000, proprio quando tutte le case stavano cercando di vincere all'interno del campionato mondiale Supermoto con delle monocilindriche appunto 450. Aprilia se ne uscì con questo motore rivoluzionario dall'ingombro davvero ridotto, soprattutto bicilindrico, che quindi ha un tiro e un allungo davvero incredibili e soprattutto un sound. Pensate che quando vado a girare a Baraudo ci sono i ragazzi più giovani, quelli che magari si allenano per fare la Premoto 3, che hanno 16-17 anni, e quando mi sentono vengono a chiedermi sempre di che moto si tratta, perché ovviamente non la conoscono. Ma andiamo direttamente al tip. Uno dei problemi più gravi del bicilindrico V77 è sicuramente quello del surriscaldamento. Infatti è un motore che per sua costituzione ha una serie di cinematismi e soprattutto ha un pistone nascosto rispetto all'ingresso dell'aria, per cui è un motore che tende a scaldare tanto. Dal canto loro i progettisti Aprilia non è che abbiano fatto proprio una grandissima figata, infatti hanno messo il vaso di espansione di serie sotto al motore. Ora, per il principio dei vasi comunicanti, a meno che la moto non si cappotti come ho fatto io giù dalla parabolica di Busca qualche tempo fa, è molto difficile che quando la moto arriva a scaldarsi e di conseguenza l'acqua all'interno del circuito di raffreddamento aumenta di volume e arriva nel vaso di espansione, possa poi ritornare all'interno del radiatore quando tutto si raffredda, perché non riuscirebbe a salire dalla parte inferiore fino in cima al radiatore. Questo nel corso del tempo non fa altro che determinare un eccessivo riscaldamento del motore, perché l'acqua continua ad andare nel vaso di espansione, che in realtà è una vaschetta di recupero, svuotando progressivamente il circuito di raffreddamento e permettendo così alla temperatura del motore di raggiungere delle temperature sempre più elevate. Per ovviare a questo problema, un caro amico, lo stesso che mi ha fatto cadere dalla parabolica di Busca, forse per slevitarsi, mi ha consigliato di fare una piccolissima modifica davvero banale. Vi dico che sono stato in grado di farla io con le mie mani, e come sapete io non sono un meccanico, che allunga di gran lunga la vita del motore. Ho acquistato un vaso di espansione di una Yamaha TDM 900, anche quella della metà degli anni 2000. Voi direte, ma che cosa c'entra? Non lo so, però sembra fatto apposta, monta perfettamente. Ho comprato questo vaso di espansione con tanto di tubicino, di tappo, di tenuta, e l'ho montato così, esattamente come mi è arrivato, sul telaio della SXV 450. Ho utilizzato una delle viti del fianchetto, semplicemente allungandola un pochettino, e ho incastrato sotto alla tenuta del fianchetto stesso, che è imbullonata all'interno del telaio, il vaso di espansione. Ho poi messo una fascetta in fondo per tenerlo bello fermo, ho collegato il tubicino che entra nel vaso di espansione direttamente con quello che esce da sotto al tappo del radiatore, e il gioco è fatto. Il gioco è fatto, virgola, nel senso che ho dovuto fare un paio di adattamenti senza nemmeno fare troppi pasticci. Ho sfilato il tubicino che porta al vaso di espansione di serie, che ho comunque lasciato perché lì dentro, mi ha spiegato il mio amico Cicciuzzo, ci finiscono anche i vapori dell'olio, quindi vorrei evitare di finire per terra. Ho aggiunto un po' d'acqua in maniera tale che il circuito avesse un po' più di respiro, e voilà, il gioco è fatto. Adesso sono davvero curioso di provarlo in pista per vedere che cosa succede. Me ne dovrei accorgere subito, perché nonostante sia inverno e di conseguenza la moto non dovrebbe scaldare più di tanto, normalmente quando rientro ai box dopo una sessione, dopo un turno, le ventole partono. Sono proprio curioso di capire se le ventole hanno intenzione di partire oppure se tutto rimane com'è. Oltretutto la figata del vaso di espansione della TDM 900 è che ha anche i livelli del minimo e del massimo, cosa che sull'Aprilia SXV 450 è molto difficile da tarare. Normalmente io rabbocco il radiatore fin tanto che l'acqua non tracima. Mi sembra davvero una modifica da pochi euro, perché in tutto tra spedizione e acquisto del materiale ho speso circa una ventina di euro, intorno ai 19 euro. L'ho trovato usato su eBay in un negozio che vendeva dei ricambi usati,
usati, l'ho pulito, l'ho lavato, l'ho pulito anche all'interno per una forma di igiene mentale soprattutto mia, e l'ho montato. Quindi io non posso fare altro che ringraziare Ciccio, che stavolta ha preso questo consiglio da un esperto dei motori di Noale, però non possiamo fare il nome su questo canale perché ho promesso di non dirlo. E niente, per il video di oggi è tutto, spero che questo tip serva a tutti i possessori di Aprilia SXV 450 e 550, perché a mio modo di vedere, dal punto di vista progettuale, probabilmente mettere il vaso di espansione al di sotto del motore, tra l'altro dove poi c'è l'olio bollente, quindi tutta quella roba lì si scalda ancora di più, non è stata una mossa propriamente geniale. E invece portarlo all'altezza del tappo del radiatore, in maniera che per il principio dei vasi comunicanti il liquido che tracima quando la temperatura del motore è elevata possa essere risucchiato all'interno del radiatore quando la temperatura scende, beh insomma mi sembra decisamente una figata, soprattutto una modifica da poche decine di euro che dovrebbe permetterci di allungare la vita di questo motore, che è tanto straordinario quanto delicato. E adesso non vedo davvero l'ora di godermi la mia moto in pista. Ciao riders! Ciao!